Salve a tutti e ben ritrovati! Io sono Marco e oggi parleremo del sistema di guardie di Giacomo di Grassi. Giacomo di Grassi pubblica il suo trattato, Ragione di adoprare sicuramente l'arme, nel 1570, quasi 30 anni dopo autori come Marozzo o Manciolino. Il trattato è diviso in due parti, la prima detta della vera arte e la seconda dell'inganno. Di Grassi usa un sistema di guardie semplificato che ci illustra all'inizio della vera arte. Andiamo quindi a leggere e analizzare il testo. Questa guardia alta, che parimente si potrebbe domandare prima, per essere quella che forma l'uomo nel trar la spada dal fodero. Intanto si può dimandar guardia, in quanto che col volger della punta della spada in giù difende tutta la persona, e anche perché, raccogliendo il piede di dietro, si può con il crescer del destro scaricare una grandissima imbroccata all'inimico. Ben da avvertir in questa e in ogni altra guardia di tenir sempre l'arma disposta, in modo che la linea retta che uscisse dalla punta della spada vada a ferir l'inimico, o in faccia o in petto, perché tenendola che vada sopra la testa dell'inimico, può facilmente l'inimico, prima che la spada si cali, entrar sotto a ferire, e tenendola troppo bassa, può l'inimico col batterla alquanto in giù, farla uscire in tutto dalla vita, e venir sicuramente a ferir, in che si è veduto molte volte. Di Grassi descrive la guardia alta come quella guardia in cui ci si trova estraendo la spada. La spada è quindi sopra la testa con il braccio piuttosto disteso e la mano in quella che viene comunemente definita come la posizione di prima. I piedi sono piuttosto vicini l'uno all'altro e questo ci consente, raccogliendo il piede dietro e crescendo con il piede avanzato, di portare delle potenti imbroccate. Un importante consiglio che ci dà Di Grassi in questa prima guardia, ma che è applicabile a tutte le posizioni di guardia, è di tenere la punta della spada rivolta verso il petto o il volto dell'avversario, poiché tenendola più in alto o più in basso renderebbe più facile scansare i nostri colpi. Passiamo alla seconda guardia, detta guardia larga. Questa seconda dà l'effetto si addimanderà guardia larga, perché allargando il braccio della ritta, per quanto si può direttamente distendere, tiene la spada così lontana dalla vita che pare allarghi la strada all'inimico di entrare, ancora così non sia. Per ciò che avvenga, la mano e il manico della spada siano e lontani dalla vita e fuori dalla linea retta, non perciò vi è la punta dalla quale ne esce principalmente l'offesa, perché ella si tiene tanto piegata verso la parte sinistra che la vada a ferir l'inimico, che per in tal modo può offendere e difendere. E quando, siccome si tiene la mano e il manico, si tenesse anche la punta fuori dalla linea retta, si andrebbe a rischio di essere fieramente offesi, il che non avviene piegata, perché in tal modo ella è come sbarra a tutta la vita. In questa guardia larga, quindi, ci troviamo con il braccio destro disteso in fuori, e sembrerebbe quasi a dare un eccessivo invito al nostro avversario. E così sarebbe se tenessimo la punta della spada dritta. In realtà, se la pieghiamo a sinistra, ovvero verso l'avversario, riusciamo a difenderci e a offenderci in maniera sicura. L'ultima guardia che ci illustra Di Grassi è la guardia bassa. Questa ancora dà l'effetto s'adimanda bassa, né forse gli disconviene il nome datogli da tutti i professori di quest'arte, essendo questa talmente forte e sicura e comoda che niun'altra è nella quale l'uomo possa più facilmente offendere e difendere, e nella quale stia con minor fatica. Questa si forma in diversi modi per le scuole, cioè tenendo la mano bassa dinanzi al ginocchio, ovvero molto allungata innanzi, ovvero tra l'uno e l'altro ginocchio, i quali sono tutti modi, se guardiamo la ragione della natura e del moto, poco convenevoli, perciò che, oltre che sono tutti violenti, onde poco in essi si può durare, sono anche tali che non si può ferire se non in due tempi, ovvero in uno con poca forza. Però lasciando tutti quelli, ne formeremo uno il quale sarà a tenere il braccio dritto in giù, appresso al ginocchio, ma di fuori via, e con la spada con la punta alquanto levata e verso la parte sinistra, affine che armi e difenda anche quella. Di Grassi ci dice che questa guardia cambia a seconda delle scuole. C'è infatti chi tiene la mano all'esterno del ginocchio, chi molto avanti e chi all'interno del ginocchio. Ma secondo lui tutti questi modi di tenere l'arma sono poco convenienti, infatti tendono ad affaticare molto lo schermitore e a non permettergli di ferire se non in due tempi o in un tempo, ma molto debolmente. La variante che lui ci propone quindi è con il braccio disteso in basso, vicino al ginocchio, leggermente in fuori,
e con la punta della spada rivolta leggermente verso sinistra, in modo da poter attaccare e proteggere anche quel lato. Guardia alta, guardia larga e guardia bassa sono le 3 guardie che ci illustra Di Grassi nel suo trattato. Per oggi questo è tutto, se avete domande o suggerimenti lasciate un commento. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.